Ciao a tutti, amici del Sagittario, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa aiutare ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Sagittario, tendenze energetiche. Grazie. Abbiamo l'eremita. Amici del Sagittario, periodo di riflessioni. Questo inizio di luglio. Per qualcuno si tratta di iniziare un percorso di tipo spirituale, un percorso di autoanalisi. Mi fanno vedere qualcuno che prende appunti. Quindi magari potrebbe anche essere un corso di studi. L'eremita parla sempre di una persona che parte, si isola per fare una ricerca interiore. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Vi ricordo comunque che le letture sono di carattere generale, potrebbe essere che non tutto vi risuoni. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Abbiamo un 4 di spade e un re di pentacoli. 4 di spade mi parla di un momento di guarigione ed ha un po' la stessa energia della carta dell'eremita. Si parla di un isolamento, per qualcuno si tratta di una riabilitazione che c'è stata o che è in transito, che si sta facendo. E questo re di pentacoli potrebbe rappresentare per qualcuno una persona intorno a voi, magari una persona che vi sta aiutando, potrebbe essere il partner, la partner, un padre o semplicemente un amico che vi è vicino in questo momento, insomma. Potrebbe anche rappresentare voi, in un momento di ritrovato potere personale dopo, diciamo, questa fase da 4 di spade, ok? Andiamo a vedere che altro. Se volete un messaggio più completo potete anche ascoltare l'ascendente e il segno lunare e nella descrizione trovate un link che spiega come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi. Trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Wow, 2 di coppe, asso di bastoni. Qui questo re di denari potrebbe essere una persona presente nella vostra vita e, perché no, con la quale state sognando un incontro, una relazione, mi verrebbe da dire. Anche un incontro, ok? Perché l'asso di bastoni fa sempre riferimento a quello che è un incontro di tipo intimo. La temperanza, gli amanti e il 3 di pentacoli, bellissima lettura. Allora, la carta della temperanza qui parla di un equilibrio e anche di guarigione, era un po' la stessa energia. È come se qui ci fosse questo sorta di ritiro spirituale che possiamo vedere anche con la carta dell'eremita, che porta a tutto lo svilupparsi di questa situazione, questa sorta di riflessione, questo momento che vi prendete per voi. Per qualcuno si tratta di andare ad una spa, ehm, dove appunto riuscirete a entrare nel vostro equilibrio. Può anche essere che lì conoscerete questa persona, se in questo momento non avete nessuno. La temperanza comunque è un'altra carta che mi parla di guarigione, mi parla di elevazione spirituale e di equilibrio soprattutto tra mente e cuore. Abbiamo la carta degli amanti. Per molte persone, quello che voi desiderate, o meglio la persona che voi desiderate, potenzialmente verso la metà di luglio, okay, potrebbe diventare parte integrante della vostra vita, okay, perché abbiamo gli amanti che parla di una relazione stabile, di una relazione ricambiata, in armonia, okay, quindi poi avete anche comunque un 2 di coppe e abbiamo un 3 di pentacoli a fine stesa. Il 3 di pentacoli qui potrebbe far riferimento a qualche tipo di progetto che, magari si farà insieme. Potrebbe anche essere solo l'idea di qualche cosa, il parlare di fare qualche cosa insieme.
Per qualcuno si tratta di valutare se ristrutturare tutta la casa o solo un ambiente o qualche ambiente. Per qualcun altro si tratta di un viaggio. Vedo, vedo degli uccelli, un sacco di uccelli, Mm, però tipo bianchi. Ok, andiamo a vedere il 4 di spade spiegato da un 5 di spade e dalla carta del 6 di coppe. Allora, il 5 di spade mi parla comunque di quelli che sono dei conflitti mentali. C'è qualche cosa qui che secondo me è stato un po'... non è andato come si voleva, insomma. E potrebbe essere una relazione anche di lunga data, perché comunque abbiamo un 6 di coppe che parla per qualcuno di anime gemelle, quindi o di una relazione appunto di vecchia data. O potrebbe anche essere una questione di vecchia data, magari col vostro o la vostra partner, o potrebbe, mi parlano di cugini. Andiamo a vedere questo re di pentacoli per piacere, che per qualcuno potrebbe anche rappresentare il padre. Abbiamo una regina di bastoni e la carta della torre. Qui c'è un qualche personaggio, uomo o donna che sia, o col quale voi dovete rompere o che ha rotto con voi. C'è stata una caduta di qualche certezza con la torre. Datemi un'altra carta per la torre. Abbiamo un re di spade, il 2 di pentacoli e il 7 di pentacoli. Sì, è come se qui ci fosse stato qualcuno che... Perché il 2 di pentacoli parla di una persona che sta cercando di tenere in equilibrio due pentacoli, due situazioni, due lavori, potrebbe anche essere due relazioni, perché no? E c'è questa sorta di sentimento un pochettino, più che sentimento di atteggiamento un po' passivo, ok? Con questo 7 di pentacoli dove si aspetta qualche cosa. È un po' come se ci fosse questa sensazione di passività in questo momento. Andiamo a vedere il 2 di coppe, il sole al contrario e il 7 di bastoni al contrario. Qui è come se non ci fosse la fiducia, che questa relazione o questa situazione potesse crescere. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Perché solo al contrario a me parla proprio di contrazione, di qualcuno che... Guardate, un'altra volta l'asso di bastoni e l'asso di coppe. Sì, è proprio il discorso Senti, sento il gatto, non so se voi lo sentite. Allora, stavo dicendo che comunque c'è proprio questo asso ehm, di bastoni, questo incontro, che secondo me crea qualche tipo di difficoltà, qualche tipo di paura. Per molte persone riguarda quello che è tutta la sfera o lato sessuale in sé, ok? O probabilmente perché qui avendo un 6 di coppe si potrebbe trattare magari per qualcuno, se fossero le tre persone di cui parlavamo prima, che due di queste persone siano in una relazione di tipo platonico, comunque, dove in effetti non c'è questo contatto fisico, questo contatto sessuale, ok? Non c'è. Questo lo dico per chi sta guardando per i cross-watcher, ok? Andiamo a vedere la temperanza. Abbiamo il 5 di bastoni al contrario, il 9 di bastoni al contrario, la regina di spade e l'8 di coppe.
Qui si parla di difendersi, di prendere distanza, di tagliare quello che non serve più con la regina di spade e di quello che è anche una chiarezza mentale che arriverà, ma arriverà prendendo distanza dai pensieri, mi verrebbe da dire. Cioè, lasciatevi un po' andare. Qui il 9 di bastoni è al contrario, un po' come se vi dicessero deponi un po' le armi. Ehm, per la serie, rilassatevi un attimo senza tutta questa contrazione, perché comunque la regina di spade parla di una persona che è sempre in allerta, ok? E questo comunque crea situazioni di stress, crea una sovrapproduzione di cortisolo, quindi non va bene, no? C'è bisogno di trovare questo equilibrio. Andiamo avanti con gli amanti. Un 6 di pentacoli che è una carta anch'essa di equilibrio. Un cavaliere di bastoni, ragazzi, che potrebbe essere una persona nuova che entra. Un re di pentacoli, un fante di bastoni e un asso di spade. Quanti personaggi ci sono in questa lettura? Per molte persone è una lettura di tipo familiare. Ehm, per chi invece avesse sentito questa lettura più come, diciamo, di tipo romantico, vi dico che con la carta degli amanti, questo cavaliere di bastoni, e il 6 di pentacoli, sento che inizierà qualche cosa di davvero equilibrato, di molto passionale, di concreto, perché comunque avete un re di denari e vi ricordo che il re di denari ce l'avete qui, anche. Quindi sento che per molte persone lo stato di eremita che si aveva qui, quindi di quella autoanalisi e di introspezione, qui assolutamente viene abbandonata fondamentalmente, ok? Andiamo a vedere questo 3 di pentacoli, vediamo di che cosa si tratta questo progetto o quest'idea. 6 di bastoni e 4 di bastoni al contrario. Sì, si tratta proprio di una casa, per qualcuno di una convivenza. Vi ricordo che comunque quando ci sono i cavalli si tratta di un'offerta che viene fatta, può essere un'offerta fatta con passione, dal cuore, ok? Qui c'è qualche cosa che vi fa fare un passo in avanti. Ehm, allora, il 3 di pentacoli è una carta di tipo concreto comunque. È una carta che parla di anche proprio ristrutturare una casa, no? Mentre il 4 di bastoni è più una casa intesa come cuore, a livello familiare, a livello di unione con una persona. Quindi qui credo che si vada a lavorare su quei 2 aspetti della relazione, chi su uno, chi sull'altro. Però ecco, ci sarà un passo avanti, perché diciamo che, anche questo lato della relazione potrebbe migliorare comunque il fatto di sentirsi in come vi posso dire, in in fusione con l'altro. Okay, andiamo a vedere una carta per i single, poi andrò a vedere una carta per qualche carta per le persone che sono in coppia e dopo andremo a vedere qualche carta anche per le persone che hanno una relazione a distanza, clandestina o in separazione. Bene. Abbiamo un 6 di spade, la carta del Papa e la carta del Sole. Allora, 6 di spade qui parla di un allontanamento e lo vediamo qui c'era la fase di riflessione, la fase mentale diciamo e, io la rivedo un pochettino qui con questo 6 di spade dove si prende distanza da probabilmente certi pensieri, certi atteggiamenti o da delle situazioni anche solo. E con il Papa c'è quello che è una presa di consapevolezza, c'è quello che è una presa di coscienza, c'è una comprensione di qualche cosa, c'è un'elevazione o per molti single, come vi dicevo prima, cambia il vostro stato, perché comunque il Papa parla sempre di quello che è un ufficializzare qualche tipo di relazione, qualche tipo di unione. Se poi non avete proprio nessuno, arriva la carta del sole, questi sono 2 arcani maggiori, quindi c'è veramente quello che è l'evoluzione, okay, la carta degli amati nella lettura di base ce l'avete e c'è anche questa
esplosione del cuore che sento io quando vedo questa carta. Quindi c'è quello che è il potenziale per una crescita all'interno di questa nuova conoscenza, possiamo dire, ok? Perché comunque avete un sacco di figure, sicuro che qualcuno arriva. Bene, andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione. Cominciamo con la stessa carta, ovvero con un 6 di spade. Abbiamo poi la carta del re di bastoni, la regina di spade al contrario e un 5 di bastoni. Allora, 6 di spade anche per voi io sento, deve essere proprio un'attitudine, un periodo proprio comune in generale per il Sagittario. Credo che questo periodo da 4 di spade, adesso non ho ben presente come sono sistemati i pianeti, però credo che sia un po' comune, credo che sia stata proprio una riflessione profonda, una riflessione interna. Sapete quei momenti meditativi che vi portano a delle comprensioni importanti, come dice qui il Papa. Quindi sento che c'è questo distacco da quello che si credeva o si è sempre creduto, insomma, ok? Ecco, qui rivedo comunque la regina di spade. Sento per certi versi che in questa relazione una delle due parti è un po' più passionale. Ah, il sole ce l'avevano anche qua i singoli. È un po' più passionale, un po' più entusiasta, ecco, di questa relazione. L'altra parte è un po' più confusa a causa dei conflitti, 5 di bastoni ce l'avevate anche qui, c'è questa temperanza, questo equilibrio secondo me da ricercare all'interno della relazione. Anche qui c'era un 8 di coppe come 6 di spade vi dice, ed è anche l'energia dell'eremita, vi dice appunto di prendere distanze da qualche cosa, cercare la vostra verità, quello che è giusto per voi. Certe volte è molto utile come chiudere le orecchie, quindi senza ascoltare quello che dicono gli altri per non farsi influenzare, ma ascoltare realmente dove il mio cuore vibra in una fase di espansione e non in una fase di contrazione. Quando io penso a qualcosa e mi contraggo è perché lì c'è qualche cosa che non mi fa star bene e bisogna capire che cos'è. Ok, andiamo a vedere per le persone che sono in separazione, in una relazione clandestina o a distanza. Asso di bastoni un'altra volta, asso di pentacoli al contrario. Abbiamo un 8 di pentacoli al contrario, un 9 di pentacoli al contrario. E qui diciamo che le cose sono molto, totalmente direi ragazzi, perché avete un bastone e 3 pentacoli, molto su un piano fisico, su un piano concreto. C'è questo asso di bastoni che avevate anche qui, che mi rimanda al fatto che ci sia un focus su quello che è la relazione da un punto di vista intimo, da un punto di vista tattile. L'asso di pentacoli, avete tutte le altre 3 carte al contrario, sono tutte 3 carte di pentacoli che sono carte di concretezza. Quindi non sento che possa iniziare o cambiare la cosa in modo concreto. Qui parla proprio di una quotidianità che resta immutata rispetto a come avete adesso. E da lì anche il 9 di pentacoli che ci dice che c'è bisogno di lavorare sul vostro amor proprio. Vi ricordo che avete gli amanti, anche gli amanti parlano di quello che è l'amor proprio, ok? Però ecco, qui c'era anche la torre e normalmente parla di una mancanza, cioè di un disequilibrio, scusate, da parte proprio di quella cosa lì, nel senso che una persona è troppo ego e l'altra è troppo poco. E qui la sento un po' disequilibrata così. Ok, andiamo a vedere un messaggio con questi oracoli
per gli amici del Sagittario. Ok. Abbiamo il coltello e gli occhiali. Qui parla di un cuore rotto, di dolore, di separazioni, di delusioni. Qui vedo una separazione, qui vedo una separazione. Qui c'è... Ripeto, siete tanti, ognuno ha situazioni diverse, quindi sta a voi poi applicare la lettura alla vostra realtà, ok? E poi abbiamo gli occhiali da sole. Guardando, scrutando, stalkerando, gaslighting, e qui vi ritorno a una delle fasi del narcisismo. Vi invito a cercare gaslighting, guardate come si scrive, su Google o su YouTube, è una delle varie fasi del narcisismo. Percezioni e fuori focus. Sì, guardate, qui comunque con questa carta degli amanti per molte persone si tratta di amor proprio. Io non la sento così sinceramente negativa come vogliono dire queste due carte, sicuramente non risuonano con tutti, perché comunque la lettura di base è una bella lettura. Andiamo a vedere una carta da parte degli angeli del cuore. Qui sta diventando buio, oggi è una giornata nuvolosa e anche se sono vicino alla finestra non si vede quasi più nulla. Torna ad essere libero, è il momento di riprendere il controllo sulla tua vita. Sì. Sì, per molte persone bisogna staccarsi dalle credenze limitanti degli altri, fondamentalmente, ok? Bene, amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!